Ciao a tutti, oggi vi presento il gilet Carlotta. È stato realizzato con l'elastico di Hitomi Shida, che vi avevo già fatto vedere in un video. Poi ho applicato il collo e vi farò vedere ovviamente come andremo poi a cucirlo. Per quanto riguarda invece gli scalfi, vi farò vedere una nuova tecnica. E come vedete lo scalfo è leggermente più in basso rispetto a quello che in realtà dovrebbe essere. È realizzato ovviamente su una base di maglia rasata, quindi sul davanti si presenta in questo modo e sul dietro è così. Poi sono andata a cucire praticamente, diciamo così, le parti delle spalle con una cucitura un po' in rilievo per darle appunto un bordino in più. Adesso andiamo a vedere esattamente la sua realizzazione. Allora, per prima cosa con i ferri del 4,5 andiamo a montare sul ferro esattamente 82 maglie. Allora, una volta che montiamo appunto queste 82 maglie sul ferro, andiamo sempre con i ferri del 4,5 a creare un elastico ed esattamente io ho utilizzato l'elastico di Hitomi Shida, cioè quello che vi avevo già insegnato in un video, appunto. Vi lascio qui sopra il link perché non andiamo insieme a farlo, per il semplice motivo che se devo di nuovo rispiegare il video precedente poi va a finire che questo video diventa troppo lungo, quindi andate da sole a fare appunto il motivo di Hitomi Shida e quindi andiamo a fare appunto un elastico, e una volta terminato il motivo dell'elastico ci ritroviamo per vedere come avanzare insieme per appunto andare a creare il nostro gilet. Allora, ho proseguito con appunto il motivo e ho creato praticamente il mio elastico. Adesso proseguiamo con i ferri del numero 5, ok? E iniziamo a lavorare appunto il corpo. Allora, per creare il corpo non dovremo far altro che andare ad eliminare praticamente una maglia all'inizio e alla fine del ferro ogni 8 ferri, ok? Quindi muniamoci un attimino di penna e di foglio. Vi abbasso la telecamera. Allora, andiamo a fare il corpo in questo modo, andiamo a fare le diminuzioni, ok? Quindi andando praticamente a diminuire, andiamo a fare il primo ferro, andremo a fare ovviamente il vivagno, dopodiché andiamo a fare un diritto e poi una diminuzione, cioè andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto, proseguiamo tutto a diritto e le ultime maglie le lavoriamo in questo modo, cioè 2 maglie insieme a diritto, un diritto, un vivagno, ok? E abbiamo eliminato praticamente 2 maglie, cioè una da questa parte e una all'inizio, ok? Questo procedimento lo facciamo ogni 8 ferri. Va da sé che andremo a fare il secondo ferro, che è il ferro di ritorno, quindi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, ok? Quindi ciò significa che al nono ferro andiamo a ripetere questo procedimento, cioè andremo a fare un vivagno, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, adesso comunque lo vediamo insieme, 2 maglie insieme a diritto,
un diritto, un vivagno, ok? E abbiamo eliminato altre 2 maglie. Allora, questo tipo di procedimento lo facciamo esattamente per 5 volte. Ciò significa che noi andremo ad eliminare le maglie al primo ferro, ok? Al nono ferro, al 17° ferro, al 25° ferro e al 33° ferro, ok? Quindi questi sono i ferri dove noi andiamo ad eliminare le maglie, ok? Quindi in totale andremo ad eliminare meno 2 maglie, meno 2 maglie, meno 2 maglie, meno 2 e meno 2. Quindi 2, 4, 6, 8, 10. Quindi abbiamo eliminato un totale di 10 maglie, ok? Questo è lo schema che noi dobbiamo seguire, per cui adesso vi faccio vedere come procediamo. Allora, ci troviamo ovviamente nel primo ferro disponibile e ovviamente con i ferri del numero 5 andiamo adesso a lavorare in questo modo. Andiamo a fare praticamente andiamo a fare il vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno. Quindi andiamo a fare un rovescio e una maglia la andiamo a passare semplicemente, ok? Adesso andiamo a fare un diritto e la nostra prima diminuzione. Quindi andiamo a prendere 2 maglie insieme a diritto, come abbiamo detto nello schema. Continuiamo tutte per tutto il ferro praticamente a diritto, ok? Quindi procediamo a diritto fino ad arrivare praticamente alle 2 maglie di vivagno, alla maglia che noi lavoriamo semplicemente prima del vivagno e alle 2 maglie che andiamo poi a diminuire. Quindi le ultime 5 maglie ci fermiamo, ok? Arrivata praticamente alle ultime 5 maglie, vado di nuovo a fare una diminuzione, quindi 2 maglie insieme a diritto, un diritto e chiudo ovviamente col vivagno, quindi passo una maglia senza lavorare e chiudo con un rovescio, ok? Allora vi spiego un attimino una cosa. Non diminuisco praticamente attaccata al vivagno, ma diminuisco almeno una maglia dopo. Perché? Perché in questo modo riesco a fare una sorta di, diciamo così, linea dritta che poi mi servirà per andare a cucire. Ok, se io dovessi praticamente diminuire, diciamo, una maglia attaccata al vivagno, poi quando vado a cucire mi risulta un po' più complicato da trovare la maglia per cucire, appunto. Quindi in questo modo riesco a cucire bene successivamente quando poi andremo appunto a cucire il lavoro una volta terminato. Adesso ci ritroviamo con il secondo ferro e ovviamente andremo a fare il ferro di ritorno. Quindi abbandoniamo il ferro del 4,5 e ci ritroviamo di nuovo col ferro del 5. Allora lavoriamo sempre con il ferro del numero 5 e andiamo a fare il ferro di ritorno, che è il ferro numero 2. Quindi andiamo semplicemente a fare il vivagno che è al rovescio sul rovescio del lavoro e siccome stiamo facendo una maglia praticamente rasata, andiamo semplicemente a lavorare tutti i ferri pari che adesso incontreremo semplicemente a rovescio, ok? Quindi proseguiamo tutto a rovescio, tutto il ferro, fino alla fine.
Adesso non dobbiamo far altro che alternare questi due ferri, cioè tutto a diritto e tutto a rovescio, fino ad arrivare all'8° ferro, perché poi al 9° ferro, come abbiamo detto prima, ok, quindi proseguiamo, quindi tutto diritto e poi terzo ferro tutto rovescio, fino praticamente all'8° ferro. Al 9° ferro poi ci incontriamo di nuovo e andiamo di nuovo a fare la diminuzione, ok? Allora ho proseguito praticamente per 8 ferri e mi ritrovo praticamente al 9°, quindi sempre con carta e penna io vado ad eliminare la prima diminuzione che ho fatto all'inizio e questa sarà la seconda, ok? Quindi al 9° ferro non faccio altro che ripetere lo stesso procedimento del primo ferro, quindi vado a fare il vivagno, un diritto e di nuovo 2 maglie insieme a diritto e sto facendo un'altra diminuzione. Proseguo tutto a diritto il ferro fino ad arrivare alle ultime 5 maglie, ok? Quindi arrivata alle ultime 5, cioè 2, 4, 5 maglie, mi fermo, ok? Quindi arriviamo qua. Arrivata ovviamente alle ultime 5, vado a prendere 2 maglie insieme a diritto, un diritto e ovviamente il vivagno. Il 10° ferro lo vado a fare tutto a rovescio. Adesso proseguiamo di nuovo alternando ovviamente una maglia rasata, quindi tutto a diritto e tutto a rovescio, fino ovviamente ad arrivare al 16° ferro, perché poi al 17° ferro andiamo di nuovo ad eliminare altre 2 maglie, quindi prima da una parte e poi alla fine del ferro. Proseguiamo così fino ad arrivare praticamente al 33° ferro, che sarà l'ultimo, dove noi praticamente andiamo ad eliminare le ultime 2 maglie. Quindi in totale dobbiamo avere sul ferro esattamente 72 maglie, ok? Perché siamo partiti da 82 maglie, quindi 82 maglie che avevamo inizialmente, meno ovviamente 10 maglie, perché alla fine abbiamo tolto 10 maglie, ok? Fa ovviamente 72, quindi noi dobbiamo avere sul ferro 72 maglie, ok? E ci troviamo appunto quando abbiamo sul ferro 72 maglie. Allora ho proseguito, sono arrivata a 72 maglie sul ferro, per cui di nuovo carta e penna, ho fatto praticamente l'ultima diminuzione, quindi sono arrivata ad avere 72 maglie. Adesso cosa faccio? Proseguo per altri 8 ferri, quindi arrivo al ferro esattamente 40, quindi ferro numero 40, ok? Quindi dal 33 dove ho diminuito arrivo al 40° ferro e iniziamo gli scalfi. Quindi proseguiamo adesso di nuovo senza nessuna diminuzione per altri 8 ferri, quindi ovviamente vado a fare il vivagno come sempre, proseguo a diritto senza nessuna diminuzione, ok? Quindi tutto dritto, poi ovviamente tutto rovescio,
per altri 8 ferri, quindi al ferro 40esimo ovviamente lo fate e al 41esimo ci troviamo per fare gli scalfi. Allora, arrivata praticamente al, come vedete, 40esimo ferro, vado adesso a darvi delle indicazioni a livello ovviamente di centimetri, in modo tale che possiate ovviamente regolarvi anche se non avete ovviamente il mio stesso filato. Quindi ho lavorato esattamente per circa 26 centimetri, ok? Quindi diciamo che da qui a qui io ho fatto esattamente 18 centimetri, ok? Adesso cosa vado a fare? Vado semplicemente a iniziare gli scalfi. Prima di iniziare gli scalfi, io vi consiglio di posizionare un marker in modo tale che aspettate che qui vado a finire che perdo tutte le maglie. Allora, posizionate un marker in modo tale che sapete, quando andate a fare poi il davanti, perché questo sarà il nostro dietro, dove dobbiamo arrivare per iniziare a fare gli scalfi, ok? Quindi mettetevi un marker o comunque ve lo segnate con un filo. Detto questo, andiamo adesso a vedere come fare gli scalfi. Io vi ho insegnato in un video come fare appunto gli scalfi, ma oggi vi insegno come fare gli scalfi in un altro modo. Quindi adesso andiamo a farli su carta e poi vi faccio vedere dal vivo come si procede. Allora, i nostri scalfi dovranno essere fatti in questo modo. Allora, noi abbiamo, in questo caso stiamo andando a fare il rovescio del lavoro, cioè scusate, il dietro, non il rovescio, il dietro. Allora, il nostro, diciamo così, lavoro è questo. Allora, abbiamo fatto qui i tomishida, siamo saliti per 18 centimetri, ok? Con le varie diminuzioni, ne abbiamo fatto esattamente 5 da una parte e 5 dall'altra, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi anche da questa 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Quindi anche qui 18 centimetri ovviamente. E adesso ci troviamo qui e dobbiamo iniziare i nostri scalfi. Allora, questo tipo di scalfo io vi ho insegnato che all'inizio dobbiamo eliminare almeno un tot di maglie per rientrare dentro. In questo caso noi lo scalfo lo lavoriamo anche con il bordino. Quindi non andiamo poi a riprendere tutte le maglie e a fare il bordo, no. In questo caso io vi insegnerò come fare esattamente il bordo all'interno, cioè nello stesso lavoro, in modo tale da poi non riprendere le maglie. Quindi questo sarà il bordino, ok? Che verrà lavorato fino alla fine del nostro progetto, ok? Quindi facciamo finta che questo sia il bordo. All'interno di questo bordo noi andremo a fare gli scalfi e quindi le diminuzioni, ok? Quindi le diminuzioni andranno qui intorno. Per cui, come andiamo a suddividere questo lavoro? Noi andremo a fare esattamente in questo modo. Faremo 4 maglie a maglia legaccio, quindi sempre dritto da una parte, e 4 maglie a maglia legaccio da questa parte, ok? Quindi 4 qui e 4 qui.
Queste 4 maglie andranno sempre a diritto, sia sul diritto del lavoro, appunto, che sul rovescio del lavoro. Dopo queste 4 maglie, noi andremo a fare le diminuzioni per lo scalfo e quindi andremo a diminuire dopo le 4 maglie e prima delle 4 maglie, ok? In realtà è in questo modo, siccome si parte da questa, andremo a fare 4 maglie a legaccio, la diminuzione, tutto dritto, diminuzione e 4 maglie a legaccio, ok? Adesso vi spiego un'altra cosa. Allora, intanto prima di arrivare allo scalfo noi dobbiamo lasciare 5 cm di altezza dall'ascella, quindi ipotizziamo che adesso io lo disegno così, il nostro braccio sia qua, ok? Quindi noi dobbiamo avere un'altezza qui, cioè in questo caso da qui a qui, di 5 centimetri, ok? E in più dobbiamo calcolare, quindi lasciate dalla vostra ascella praticamente a dove inizierà lo scalfo 5 centimetri, ok, di altezza. Ovviamente anche da questa parte, se qui c'è il braccio, per ipotesi, facciamo la manina, scusate, è uscita una cosa bruttissima, dovete lasciare 5 centimetri, ok? Detto questo, noi dobbiamo andare adesso a calcolare 5 centimetri, quindi, allora ve lo rispiego meglio. 5 centimetri sono uguali nel mio caso a 8 maglie, ok? Nel mio caso, adesso riprendiamo questo, nel mio caso 5 centimetri equivalgono a 8 maglie, quindi 2, 4, 6 e 8, ok? Ci siamo? Ok? Quindi, siccome io devo togliere, in questo caso, 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra, io andrò a togliere 8 maglie da una parte e 8 maglie dall'altra. Quindi, in totale, io vado a togliere 16 maglie, ok? Queste 16 maglie come le distribuisco? Le distribuisco in questo modo. Andrò a fare 4 maglie a maglia legaccio che non verranno mai toccate, toglierò una maglia e adesso vi spiego come. Andrò a fare tutto a diritto, toglierò una maglia e finirò con 4 maglie a legaccio. Il ferro di ritorno, ok, cosa vado a fare? Vado a fare di nuovo 4 maglie a legaccio, tutto al rovescio e 4 maglie a legaccio, cioè a diritto, ok? Questo è quello che andrò a fare. Queste maglie, ovviamente, quindi una maglia a diritto, cioè quando andiamo a fare il diritto, una maglia e una maglia, verranno eliminate ovviamente 8 volte da una parte e 8 volte dall'altra e mi ritroverò quindi con meno 16 maglie alla fine dei giochi. Come vi ho già spiegato in un altro video, quando andiamo a togliere le maglie andremo a fare all'inizio una diminuzione semplice e alla fine andremo a togliere 2 maglie insieme a diritto, ok? Quindi adesso andiamo a vedere meglio come andiamo a lavorare. Quindi nel mio caso e solo nel mio caso 5 centimetri corrispondono a 8 maglie, per cui io andrò a dividere il lavoro in questo modo. Se 5 centimetri per ipotesi da voi corrispondono, non lo so, a 10 maglie, andrete a togliere 10 maglie da una parte e 10 maglie dall'altra, quindi in totale andrete a togliere 20 maglie e così via, ok?
Allora, iniziamo il primo scalfo. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare, allora, non esiste più praticamente il vivagno, ma andiamo a fare 4 diritti. Quindi 1, 2, 3 e 4. Mettiamo un marker, così ci ricordiamo che adesso dobbiamo andare a fare la diminuzione. Quindi meno una maglia, cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a spostare una maglia sul diritto del lavoro, la riportiamo in questo modo e andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto. Quindi siamo andati a fare una diminuzione semplice, ok? Adesso cosa facciamo? Proseguiamo tutto a diritto. Ok, fino ad arrivare ovviamente a 2, 4, 6 maglie. Ok, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto, quindi prendiamo 2 maglie insieme a diritto, mettiamo il marker e andiamo a fare 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4, e questo sarà praticamente il nostro bordino. Giro il lavoro, sul rovescio del lavoro non vado praticamente a diminuire nessun tipo di maglia, ma vado semplicemente a fare in questo modo. Queste 4 maglie le lavoro a diritto, quindi queste andranno sempre lavorate a diritto. E proseguo tutto a rovescio, ok? Semplicemente a rovescio. Quindi tutto a rovescio fino ad arrivare al prossimo marcatore, ok? Arrivate al marker, lo sposto e vado a fare 4 diritti. Quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso giriamo il lavoro e andiamo a ripetere lo stesso procedimento, cioè andiamo ad eliminare una maglia da questa parte e una maglia da questa parte. Lo facciamo insieme e poi proseguite da sole. Quindi, riportandoci al nostro schemino, dobbiamo togliere 8 maglie da questa parte e 8 maglie da questa. Da questa le toglieremo con una diminuzione semplice, mentre da questa con 2 maglie insieme a diritto. Abbiamo tolto una maglia adesso e adesso saliamo alla seconda, ok? Quindi andatevele a segnare in modo tale da non confondervi. In totale dovremo andare a togliere 16 maglie. Se eravamo partiti da, se non ricordo male, aspettate che altrimenti, ok, avevamo 72 maglie in totale, meno 16 maglie, ovviamente, dovremo arrivare esattamente ad avere sul ferro 56 maglie totali alla fine dei giochi, ok? Quindi adesso proseguiamo con il nostro scalfo. Allora, andiamo di nuovo a fare tutte le maglie a diritto, ok? Quindi queste andranno a diritto, sposto il marcatore e vado a fare una diminuzione semplice, quindi sposto la maglia sul ferro di destra, la riprendo col ferro di sinistra, quindi diciamo così che le do una forma più lineare e vado a prendere 2 maglie insieme a diritto ritorto, quindi da questa parte, e ho fatto un'altra diminuzione. Proseguo tutto a diritto fino ad arrivare alle 2 maglie prima del marcatore, ok? Quindi ci fermiamo qui,
Ok, mi ritrovo 2 maglie prima del marcapunti, quindi vado a fare 2 maglie insieme a diritto, passo il marker e continuo tutto a diritto. Giro il lavoro, da questa parte vado a fare 4 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4, e proseguo adesso tutto a rovescio, ok, fino ad arrivare al nostro marcapunti. Ok, arrivati all'altezza del marcatore, sposto il marker e lavoro 4 maglie a diritto. Ok, adesso se giriamo il lavoro, noi vediamo che sta già iniziando a formarsi da questa parte il bordino, e qui appunto ci sono le nostre maglie che abbiamo praticamente diminuito, sia da questa parte, le vediamo anche da questa, ok? Quindi qui le 2 maglie insieme a diritto e qui la diminuzione è semplice. Adesso proseguite da soli fino ad avere sul ferro esattamente 56 maglie. Allora, ho proseguito praticamente con gli scalfi, viene una sorta del genere e noi adesso dobbiamo proseguire dritti esattamente per 18 centimetri. Quindi proseguiamo praticamente tutto a diritto per 18 centimetri, ok? Facciamo insieme il primo pezzo e poi proseguite da soli. Allora, segniamo di nuovo con un marcatore dove siamo arrivati praticamente al termine dei nostri scalfi e proseguiamo adesso tutto a diritto. Tutto a diritto significa che per 18 centimetri noi dobbiamo alternare questi 2 ferri, cioè continuiamo qui a fare tutte le 4 maglie a diritto, spostiamo il marcatore, questa volta non facciamo più la diminuzione ma proseguiamo a dritto senza fare più diminuzione appunto. Quindi proseguite a diritto fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine ovviamente non eliminiamo maglie, quindi proseguiamo a diritto, spostiamo il marcatore e continuiamo a diritto. Il secondo ferro in questione andrà fatto semplicemente in questo modo, cioè 4 diritti che rappresentano appunto il bordo dello scalfo e poi spostiamo il marcatore e proseguiamo a rovescio. È importante che voi vi segnate questo perché poi sul davanti del lavoro dovremo fare gli stessi ferri, numero di ferri. Quindi proseguite tutto a rovescio fino al marcatore e queste 4 maglie le facciamo a diritto. Arrivati al marker, appunto, sposto il marker e vado a fare le 4 maglie a diritto. Adesso non mi resta altro che praticamente alternare questi 2 ferri fino ad avere un'altezza, come vi ho detto prima, di 18 centimetri, ok? Allora, come potete vedere ho proseguito per 18 centimetri, ok? Lo possiamo vedere da qui perché io vi ho detto di posizionare un marcatore e quindi da qui a qui potete vedere ovviamente i 18 centimetri, ok? E chiaramente questi 18 centimetri sono stati formati da dei ferri, quindi da qui a qui voi poi andrete a calcolarli per il davanti,
ok? Per questo vi ho detto, segnatevi sempre, scusate, cioè tutti i numeri di ferri, eccetera, perché poi ovviamente ci servono per il davanti, perché ovviamente il dietro deve corrispondere esattamente al davanti, ovviamente per le cuciture. Adesso, arrivati praticamente ai nostri 18 centimetri, possiamo andare a chiudere il nostro lavoro. E adesso vi spiego come. Allora, per quanto riguarda lo scollo dietro e quindi la chiusura praticamente delle spalle, io vi avevo fatto già un video che vi lascio qui sopra per poterlo vedere. Quindi velocemente io vi dico che cosa dobbiamo andare a fare e poi ovviamente per tutta la tecnica eccetera eccetera andate a vedervi il video perché io l'avevo già spiegato ampiamente. Allora, in questo caso io mi ritrovo con il mio marker centrale che appunto mi segna il centro del mio, diciamo così, gilet e so che per il collo in genere per la donna va dai 16 ai 18 centimetri. In questo caso io utilizzerò un collo da 18 centimetri e quindi di conseguenza vado a posizionare i miei 18 centimetri praticamente al centro, ok? E mi ritrovo praticamente con queste maglie, ok? Quindi posiziono praticamente, avendo ovviamente un collo da 18 centimetri, posiziono un marker da questa parte e un marker da questa. Va da sé che avrò ovviamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maglie prima del centro, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maglie dopo il centro. Quindi per le spalle andrò ad utilizzare praticamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 maglie e 15 maglie devono risultarmi da questa, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ok? Andiamo a vederlo su carta e poi vi faccio vedere come fare. Allora, per il nostro scollo, quindi, noi andiamo a fare in questo modo. Ovviamente lo scollo del dietro. Andremo a dividere il lavoro in 26 maglie, 15 maglie e 15 maglie da questa. Ok? Allora, quindi va da sé che questo pezzettino qua corrisponde esattamente a 18 centimetri. Ok? Quindi se lo suddividiamo a metà da una parte e dall'altra, noi avremo ovviamente 9 centimetri da una parte e 9 centimetri dall'altra. Ok? Quindi adesso iniziamo a vedere come chiuderlo. Allora, per la chiusura andrò a fare in questo modo. Vado a lavorare praticamente tutte le maglie a diritto, quindi fino al marcatore. Ok? Arrivati praticamente al marcatore, devo andare adesso a chiudermi tutte queste maglie che rappresentano appunto lo scollo. Quindi cosa vado a fare? Vado semplicemente a fare in questo modo. 1, 2 e vado a chiudere la prima maglia. Ok? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, tolgo il marker, e 26. Ok? Quindi queste faranno parte del mio collo. Adesso proseguo tutto a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi io sono rimasta con 15 maglie da questa parte e 15 maglie da questa. Giro il lavoro e vado adesso a lavorare in questo modo. Vado a fare le 4 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3 e 4. Il restante delle maglie lo lavoro tutto a rovescio. Giro il lavoro perché andiamo a chiudere praticamente. Allora vado a chiudere adesso le maglie, quindi passo una maglia senza lavorarla, lavoro un diritto e passo la prima sopra la seconda in questo modo e inizio a chiudermi le maglie. Ok? Quindi chiudiamo tutte le maglie fino ad arrivare all'ultima. E proseguiamo praticamente in questo modo fino alla fine. Taglio praticamente il filo. Vado a fare un nodino in modo tale da non far scappare le maglie e chiudo. Adesso proseguiamo con l'altra parte. Da questa parte aggiungiamo la lana ovviamente e andiamo a fare a rovescio. Ok? Quindi proseguiamo con le maglie a rovescio, quindi tutto a rovescio. Il marker ci indica che dobbiamo andare a diritto.
giro il lavoro e vado praticamente a chiudermi le maglie. Quindi cosa vado a fare? Una maglia la passiamo senza lavorare, una maglia la lavoriamo a diritto, accavaliamo la prima sopra la seconda e proseguiamo in questo modo per tutte le maglie rimaste. Quindi ovviamente il marker non ci serve più, quindi andiamo a fare un diritto e accavalliamo, un diritto e accavalliamo, e così fino alla fine. Ok? Arrivate all'ultima maglia, ovviamente tiro il filo che mi servirà poi per cucire, taglio e vado anche in questo caso a fare il nodino. Quindi nodino e tiro e abbiamo terminato. Quindi il pezzo, diciamo così, del dietro è stato terminato. Adesso andiamo praticamente a fare il davanti. Allora, il davanti del lavoro è esattamente identico al dietro, quindi per fare il davanti noi andremo a riposizionare lo stesso numero di maglie che abbiamo posizionato per il dietro, andiamo a fare l'elastico di Tomishida e poi proseguiamo ovviamente a dritto per 18 centimetri. Dopodiché andiamo a fare gli scalfi esattamente come abbiamo fatto sul dietro e ci ritroviamo praticamente esattamente a questo punto, cioè dove praticamente abbiamo terminato gli scalfi, ok? E poi vi faccio vedere come procedere. Allora, come vedete io ho proseguito per il davanti e sono arrivata praticamente alla fine degli scalfi. Adesso cosa dobbiamo fare? Come vi ho già spiegato in alcuni video precedenti, esattamente dove vi spiego appunto come formare il collo sul davanti, non dobbiamo far altro che riprendere il pezzo di dietro, andare a calcolarci il collo e successivamente riprendere appunto il pezzo davanti e vedere fin dove dobbiamo arrivare per ovviamente creare il collo. Ovviamente sto parlando di un collo in tondo. Quindi cosa dobbiamo fare? Recuperiamo il pezzo di dietro e andiamo a lavorare su questo. Quindi allora questo praticamente è la parte del dietro del mio lavoro che ho lavorato precedentemente e vado a calcolarmi l'altezza del collo. Io adesso non vi rispiego tutto quanto perché ve l'avevo già spiegato, vi lascio il link qui sopra e vi faccio vedere come dobbiamo lavorare su questo pezzo. Allora, io vi ho spiegato che l'altezza del collo è generalmente di 10 cm, quindi cosa vado a fare? Vado a calcolarmi 10 cm su questo che è il mio dietro e vado ovviamente a segnare i 10 centimetri dove arrivano. Io adesso lo segno semplicemente con uno spillo e so che praticamente devo arrivare fin qui. Quindi che cosa significa questo? Allora, prendiamo il pezzo dove siamo adesso, ok? Allora, noi siamo esattamente qua, ok? Visto che io ho segnato già qui dove sono, per cui io sono arrivata qua. Adesso cosa devo fare? Devo andare semplicemente a contarmi il numero di ferri che da qui a qui mancano, in modo tale che io arrivi a questa altezza e dopodiché cosa vado a fare? Vado a crearmi il collo. Quindi in maniera molto semplice, cioè elementare, vado praticamente a calcolarmi il numero dei ferri che mi mancano. Allora io sono arrivata qua
ok? A questa altezza. Quindi devo andare a calcolarmi, cioè andiamo proprio a contare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quindi io devo andarmi a fare 18 ferri per andare a crearmi il collo. Cosa significa questo? Che io devo adesso salire. Vediamo di quanti centimetri perché non lo so. Allora, in questo caso io dunque devo salire esattamente di 9 centimetri per formare il collo, ok? E nel mio caso corrispondono, abbiamo detto, a 18 giri, ok? Quindi io adesso cosa faccio? Vado a calcolarmi 18 ferri e poi mi fermo perché vado a fare il collo. Allora, come potete vedere, qui c'è il mio segno, io sono arrivata e adesso non dobbiamo far altro che iniziare il collo.